Ciao a tutti amici del laboratorio artistico, io sono Carla. Oggi volevo parlarvi di un argomento che riguarda il disegno in senso lato, e cioè l'interpretazione dei disegni. Esiste una branca della psicologia che si dedica proprio all'interpretazione di disegni e scarabocchi, sia dei bambini che di adulti che soffrono di particolari patologie. Si può quindi dare una corretta interpretazione psicologica ai disegni dei bambini, ma anche degli adulti? Voglio raccontarvi una piccola storia. È una storia vera. Una maestra mi ha raccontato che un giorno sono venuti da lei due genitori. Questa era una maestra della scuola dell'infanzia. Sono venuti da lei i genitori di una bimba, molto preoccupati, dicendo: ma la nostra bimba porta sempre a casa un sacco di disegni, ma come mai sono tutti neri? Lei usa solo il nero, disegna i bambini neri, le casette nere, i cagnolini neri. Ma ci sarà da preoccuparsi? La maestra, che avendo molti bimbi lì per lì non aveva valutato bene la cosa, dice ai genitori di stare tranquilli che nei prossimi giorni andrà a dare un'occhiata più approfondita alla bambina. Ogni giorno alla fine della lezione, quando è il momento di disegnare, ecco che effettivamente la bambina produce disegni col pennarello nero, quindi paesaggi neri, animaletti neri e così via. La cosa va avanti per qualche giorno. I genitori e la maestra si incontrano nuovamente e cercano di valutare la cosa. I genitori, piuttosto preoccupati, chiedono alla maestra quale sia il suo pensiero e se magari non sa poi il caso di interpellare uno psicologo o comunque un qualche tipo di specialista per capire quale sia effettivamente il problema della bambina. La maestra ci pensa un po' e poi dice: ok, prima però di chiamare, diciamo, uno psicologo o uno specialista, chiediamo alla bimba. Così chiamano la bambina e gli dicono: i tuoi disegni sono molto carini, però come mai usi soltanto il nero? Non hai visto che magari ci possono essere altri colori interessanti, il rosso, il giallo, il verde? E la bambina mi guarda e dice: sì, però io sono la più piccola. Quando la maestra dice che è il tempo del disegno libero, tutti i bambini partono di corsa a prendere i pennarelli. Io sono l'ultima e mi rimane solo il nero. Questa storia vuole farvi capire una cosa: è possibile fare dell'interpretazione psicologica sia dei disegni dei bambini che degli scarabocchi che dei disegni degli adulti, in particolare del mandala, ma va fatta con molta attenzione. Allora, come si fa effettivamente l'interpretazione di un disegno? Allora, innanzitutto bisogna sì sapere come interpretare. Cioè, io per esempio ho una conoscenza per quanto riguarda i colori, le forme e i simbolismi che possono essere utilizzati nel disegno, quale significato intrinseco possono avere e quale peso psicologico possono avere. Ma questo non basta. C'è un motivo per cui quando facciamo la meditazione mandala io non voglio mai dare delle interpretazioni psicologiche ai mandala che vengono fuori, e il motivo è questo: anche se io sono in grado di interpretare forme, colori e simboli, ogni persona ha un suo vissuto che è molto specifico. Nell'interpretazione del disegno, sia del bambino che dell'adulto, bisogna prima tener conto di tutto il vissuto. Cioè, ci vuole una persona che abbia conosciuto la persona a fondo e che quindi sappia se l'utilizzo di un tale colore, in accordo con una tale forma o un tale simbolismo, abbia effettivamente il peso che gli si vuole dare. Faccio un esempio. Nella teoria del colore, l'analisi psicologica ci dice, e anche fisica, ci dice che il rosso è un colore di forza, passione, energia, ed è un colore che a livello fisico alza la pressione. Blu e azzurro stanno dall'altra parte, quindi l'azzurro è il colore del cielo, quindi è un colore che abbassa la pressione, è un colore che ci porta serenità. Supponiamo che la persona che noi andiamo a valutare abbia subito una violenza da una persona che aveva un maglione azzurro e gli sia rimasto questo colore nella mente non cosciente, quindi magari non ne ha un ricordo preciso perché non so, perché il trauma ha cancellato in parte il ricordo o perché il ricordo risale a un periodo della vita che diciamo magari
anteriore ai 3 anni, ecco, può rimanere un'associazione emotiva azzurro uguale violenza. È chiaro che il colore azzurro non vuole dire in automatico violenza, cioè se io facessi vedere l'azzurro a 100 persone probabilmente 99 mi dicono che ricorda il cielo e ricorda qualcosa di rilassante, ma ci può essere quell'1% che invece ha vissuto un trauma legato a quel tipo di colore e che quindi non è interpretabile in maniera diretta. Non vale la pena di perdere tanto tempo dietro l'interpretazione di un disegno, infantile o no, magari partendo da un libro generico, se non abbiamo precisamente gli strumenti per fare quel tipo di valutazione. E gli strumenti sono non solo le conoscenze teoriche, ma anche un'analisi approfondita della persona e del vissuto di quella persona lì. Può sicuramente essere molto utile, molto divertente leggere un libro che ci aiuta a capire i simbolismi e i significati di forme e colori, però attenzione a non dargli troppa importanza e a non perdersi dietro una facile psicologia così a buon mercato. Soprattutto quando dietro ci sono dei disagi. Se abbiamo un bambino che ha dei disagi, ha dei problemi, affidiamoci a un'analisi compiuta psicologica lunga, non diciamo così spicciola, perché non ci porterà da nessuna parte, anzi potrebbe portare un'inutile ansia a magari genitori che pensano che la bambina faccia i disegni tutti neri perché ha un certo tipo di disagio psicofisico, mentre invece lei semplicemente aveva solo quel pennarello lì. Ciao a tutti!